Ciao a tutti, in questo video cercherò di rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte sull'utilizzo, diciamo, del sito di MoWiki in relazione alle ricerche veloci degli emulatori e non solo. Diversi di voi mi hanno fatto notare come vadano letteralmente in crisi quando vedono una lista così ricca di emulatori, soprattutto quando si arriva alla voce Windows. Come si possono quindi cercare in maniera veloce e pratica gli emulatori qui? È molto più semplice di quello che si pensi. Per esempio, sotto Windows vogliamo cercare il Classic 99, dove possiamo trovarlo. Allora cosa facciamo? Lo selezioniamo col puntatore del mouse, lo copiamo con CTRL C lasciando perdere la versione, incolliamo qui, CTRL V e clicchiamo su Vai. Qui dopo un po' fa la sua elaborazione e me lo trova praticamente dove ovviamente essendo un emulatore del T99-4A me lo trova qui. Ora qui possiamo direttamente cliccare sulla pagina e la pagina naturalmente appare. Infatti Classic 99 è qui. Tuttavia per una questione pratica, soprattutto se dovete fare più ricerche, vi consiglio di aprire questa pagina su un'altra scheda, in modo tale che se vogliamo fare delle ricerche o comunque la pagina delle ricerche ancora disponibile. Naturalmente io posso utilizzare questo, a questa pagina ci arrivo cliccando qui nella pagina delle ricerche vera e propria vengono spiegate alcune regole su come trovare le pagine, vedete Apple Pie, sia Apple che Pie, Apple Pie tra virgolette la frase Apple Pie, eccetera eccetera eccetera. Io posso trovare qualsiasi cosa all'interno di MoWiki, non necessariamente solo gli emulatori, quindi se io scrivo qui o qui è la stessa cosa, scrivo Amiga, no? Clicchiamo su cerca, lui elabora un attimino il tutto e mi trova tutte queste cose qui. Quindi per esempio vedete biblioteca, emulatori, eventi, interviste, per esempio non so, voglio andare a vedere un'intervista di Alistair Brimble, posso cliccare qui, questa pagina di prima chiudiamola, lui mi trova l'intervista da Alistair Brimble, se clicco qui lui mette sia la pagina trovata che la radice, cioè se io vado qui mi trova la radice della pagina, ok? Tendenzialmente in questo modo ho una visione più ampia della ricerca, cioè i risultati rappresentano la pagina sinistra, il link a sinistra, la radice della pagina, il link a destra. Bisogna però anche fare capire anche un'altra cosa, devo fare anche attenzione, le ricerche diciamo sono sensibili alla lingua utilizzata. Se io vado nella lingua inglese, cliccando sulla bandiera in inglese, la bandiera inglese, e scrivo Amiga, quello che viene fuori è sicuramente è di meno rispetto a quello a quello che è venuto fuori con la lingua italiana. No, neanche tanto, pensavo di meno. Tutto sommato abbiamo più o meno. Allora, cosa succede in sostanza? Che se io faccio una ricerca in italiano, lui mi cerca la parola amiga in tutte le pagine della sola lingua italiana. Se faccio una ricerca della parola amiga in lingua inglese, lui mi fa vedere tutte le pagine che ha trovato in lingua inglese. E quindi ovviamente non è detto che le stesse pagine presenti nella lingua in italiano siano presenti in ugual numero anche nella lingua inglese e viceversa. Quindi attenzione solo a cosa si vuole cercare. Infatti se voi andate nelle interviste di Alistair Brimble e aprite un'altra scheda, in questo caso vi apre la pagina in inglese e non in italiano. Allora, sempre per il discorso della gestione della lingua, vanno capite alcune cose. Ci sono delle pagine come queste sono bilingue, hanno sia in italiano che in inglese, sono sia in italiano che in inglese, allora
posso passare dalla lingua italiana alla lingua inglese e viceversa cliccando qui, o sulle rispettive bandierine, è la stessa cosa. Ci sono però delle pagine, come ad esempio queste, per le quali esiste solo una lingua, in questo caso quella italiana. Qui non si può cambiare la lingua perché appunto non c'è, però posso fare un'altra cosa. Posso andare qui. Questo link, vediamolo meglio, prendo un articolo qualsiasi, questo. No, chiedo venia, PDF purtroppo non funziona. No, rimaniamo qui. Nel PDF quest'icona non funziona, rimaniamo qui. Oppure facciamo un'altra cosa, andiamo, per farvelo capire meglio, andiamo qui e per esempio qui. Oh, ecco, questo è ok, questo va bene. Questo articolo è solo in lingua italiana, vedete? Però io posso comunque vederlo in altre lingue perché posso cliccare qui su Translation, lui mi porta su Google Translate direttamente col link interessato e lui me lo traduce nella lingua selezionata. Adesso qui è selezionato l'inglese, ma io posso scegliere anche un'altra lingua. Cioè per esempio in ebraico, lui mi traduce, ecco, in ebraico, eh, o anche in hawaiano, per fare un esempio, no? Qualsiasi lingua voi vogliate, qui potete fare un po' quello che vi pare. Mm? Invece là, se vi interessa chiaramente solo l'inglese o l'italiano, ci sono delle pagine che hanno praticamente l'articolo bilingue e quindi, come abbiamo visto prima, abbiamo un'intervista in lingua italiana ma anche in lingua inglese. Mm? Sempre per quanto riguarda le ricerche, esiste un caso particolare di questo sito che è la sezione del Retro Games Online. Ecco, non confondiamo questi due motori di ricerca perché questo è un motore di ricerca che serve per ricercare i giochi all'interno di questa sezione. Questo motore di ricerca non ha nulla a vedere con questo motore di ricerca che invece cerca, diciamo, il contenuto nelle pagine del wiki. Insomma, sono due cose diverse. Ok, quindi non vanno confuse. Ultimo, ultima cosa che voglio farmi notare è la cosiddetta gestione dei link. In che senso? Se io voglio linkare per esempio da un sito esterno questa sezione, io non ho bisogno di includere anche tutta questa roba qui, ok? Io posso fermarmi alla lingua, cioè io posso copiare questo fino alla lingua. Se adesso lo copio e lo incollo, gli altri valori se li ricalcola, li aggiunge automaticamente lui, non dobbiamo preoccuparci di questo. Stessa cosa per quanto riguarda altri articoli, per esempio, andiamo qui, front-end, anche qui copiate fino alla lingua, lasciate perdere tutto il resto, lui ogni volta che do l'invio, il resto se lo aggiunge lui, non vi dovete preoccupare. Bene, io con questo ho concluso, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi auguro buon divertimento. Mm?